Quanto costerebbe oggi costruire il Colosseo in denaro moderno? E quanto verrebbe a costare realizzarne una copia identica ai nostri giorni? A prima vista, questa domanda sembra semplice. Siamo abituati a misurare il costo degli edifici in milioni o miliardi, confrontandoli con stadi, ponti e grattacieli. Ma nel caso del Colosseo, questo modo di ragionare smette presto di funzionare. Gli antichi romani non ci hanno lasciato veri preventivi di costruzione. Non sappiamo quanto costasse ogni singola giornata di lavoro, quanto si pagasse per ogni blocco di pietra o per il trasporto dei materiali. In nessuna fonte compare una cifra finale. Tutto ciò che possediamo oggi sono dati indiretti: archeologia, descrizioni antiche, volumi dei materiali e una conoscenza generale dell'economia romana. Per questo ogni discorso sul prezzo del Colosseo non è un calcolo preciso, ma una ricostruzione prudente. Per capire davvero la portata delle spese, dobbiamo prima capire quali soldi usasse Roma. L'unità di conto principale era il sesterzio. Era in sesterzi che si indicavano i prezzi nei mercati, gli affitti e i salari. Questa moneta non era qualcosa di astratto. Aveva un potere d'acquisto molto concreto. Con un sesterzio si potevano comprare alcune pagnotte di pane o una coppa di vino economico. Una tunica semplice costava circa 15 sesterzi. Un'abitazione modesta ma rispettabile in città costava all'incirca tra i 300 e i 500 sesterzi l'anno. Un normale lavoratore salariato guadagnava più o meno 1000 sesterzi all'anno. È importante ricordare questa cifra perché è proprio quella che ci permette di percepire la scala delle spese future. In questo contesto, i grandi cantieri apparivano ancora più impressionanti. Perfino un piccolo mausoleo privato lungo la via Appia poteva costare decine di migliaia di sesterzi. La costruzione di terme pubbliche o di templi costava centinaia di migliaia, i progetti imperiali arrivavano ai milioni e il Colosseo apparteneva esattamente a quest'ultima categoria. Infatti non era un edificio commerciale, non generava un profitto diretto, era un gesto politico e il simbolo di un nuovo potere. Dopo la morte di Nerone, gli imperatori della dinastia Flavia decisero di restituire alla città il terreno occupato dalla sua residenza. Al posto del lusso personale doveva sorgere un anfiteatro aperto a tutti. Ma anche i simboli richiedono risorse, e risorse enormi. Per capire quanto sia costato davvero il Colosseo, procederemo passo dopo passo, esamineremo ogni fase della costruzione separatamente e sommeremo le spese poco alla volta, come se si accumulassero davanti ai nostri occhi. E dovremo iniziare non dalla pietra e dal marmo, ma dalla parte più pesante, se invisibile, di ogni grande progetto edilizio, il terreno. Prima che a Roma comparisse anche una sola arcata del Colosseo, i costruttori dovettero portare a termine un lavoro che di solito passa inosservato, ma che richiede sempre uno sforzo enorme. Bisognava preparare l'area. Il Colosseo fu costruito sul sito di un antico lago artificiale appartenente al palazzo di Nerone. Prima di avviare la costruzione, l'acqua dovette essere completamente drenata e il terreno consolidato. Dopo iniziarono i lavori di scavo, la fossa seguiva la forma del futuro anfiteatro e scendeva a più di 8 metri di profondità. Secondo le stime degli archeologi, il volume totale di terra e pietra rimosso era di circa 170.000 metri cubi. Tutto questo lavoro fu eseguito a mano, nessun macchinario, soltanto pale, picconi e ceste. E la terra non doveva solo essere scavata, bisognava anche portarla fuori dal cantiere. Questo significava migliaia di viaggi con carri e il lavoro continuo di decine di squadre. L'idea diffusa, secondo cui un compito simile fosse svolto unicamente dagli schiavi, non è del tutto corretta. La maggior parte dei lavoratori era salariata e riceveva una paga giornaliera fissa. Il guadagno medio era di circa 4 sesterzi al giorno. A questo punto possiamo provare a fare un primo calcolo. Gli studiosi ritengono che per scavare e rimuovere una tale quantità di terreno siano servite circa 125.000 giornate uomo, cioè 125.000 turni di lavoro. Se moltiplichiamo questo numero per la paga giornaliera, otteniamo una cifra di circa 500.000 sesterzi, 500.000 soltanto per liberare lo spazio destinato alla costruzione. In questa fase non era ancora stato posato neppure un blocco di pietra. Non esistevano mura, gradinate o arcate, eppure il costo totale del progetto aveva già raggiunto i 500.000 sesterzi. Per capire meglio la scala, si trattava dell'equivalente del reddito annuo di circa 500 lavoratori comuni
E questo era solo il primo passo. Una volta preparato il sito, si poteva passare alla fase successiva, quella da cui dipendeva la stabilità dell'intero edificio, le fondamenta. Dopo che lo scavo fu completato, i costruttori si trovarono davanti a un compito da cui dipendeva il destino dell'intera struttura. Dovevano realizzare fondamenta capaci di sostenere il peso enorme del Colosseo. L'anfiteatro aveva la forma di una gigantesca ellisse e la base ne seguiva esattamente il profilo. In alcuni punti lo spessore delle fondamenta superava i 10 metri, mentre la larghezza complessiva arrivava quasi a 60 metri. Per questa fase fu utilizzato il calcestruzzo romano, era molto diverso da quello moderno. Non era una miscela liquida colata in casseforme, ma un materiale più compatto, steso a strati. Prima si costruivano muri di contenimento in pietra o mattoni. Poi lo spazio interno veniva riempito con pietrame grossolano, spesso tufo e basalto. In seguito si aggiungeva una malta a base di pozzolana, cioè cenere vulcanica, e il tutto veniva accuratamente compattato. Questo metodo richiedeva tempo, ma offriva una resistenza straordinaria. I materiali venivano estratti nei dintorni di Roma, non richiedevano lavorazioni complesse e gran parte delle operazioni poteva essere svolta da manodopera non specializzata. Tuttavia, anche materiali relativamente economici diventano costosi quando servono in quantità gigantesche. Secondo gli archeologi, il volume totale di cemento e pietra impiegato nelle fondamenta del Colosseo era di circa 250.000 metri cubi. Ora possiamo passare ai numeri. Le ricerche suggeriscono che produrre e deposare un metro cubo di calcestruzzo romano costasse all'incirca quanto 10 giornate di salario di un lavoratore, con una paga di circa 4 sesterzi al giorno. Questo porta a circa 40 sesterzi per metro cubo. Se moltiplichiamo questa cifra per il volume totale delle fondamenta, arriviamo a circa 10 milioni di sesterzi. 10 milioni soltanto per la base dell'edificio. Per confronto era l'equivalente del reddito annuo di circa 10.000 lavoratori comuni. A questo punto il Colosseo era ancora quasi invisibile sopra il livello del terreno, ma le spese avevano già raggiunto una soglia accessibile solo allo Stato e la parte più costosa doveva ancora arrivare perché il protagonista della fase successiva sarebbe stato la pietra. Quando le fondamenta furono completate, il Colosseo iniziò a crescere verso l'alto ed è proprio in questa fase che i costi aumentarono in modo più drastico. La maggior parte degli edifici romani veniva costruita in mattoni e calcestruzzo. Era una soluzione rapida, pratica e relativamente economica, ma il Colosseo era stato concepito come un'eccezione. Il suo aspetto doveva impressionare. Per questo le mura portanti e le arcate furono realizzate in travertino, una pietra calcarea densa e pesante. Questo materiale veniva estratto nelle cave vicino a Tivoli. Da lì i blocchi raggiungevano il fiume, venivano trasportati via acqua fino a Roma e soltanto dopo sollevati sul cantiere. Secondo le stime degli studiosi, il volume totale di travertino utilizzato era di circa 100.000 metri cubi. Ogni blocco pesava diverse tonnellate. Per portarli in altezza, i romani usavano gru a ruota, azionate dalla forza umana. Oltre alla pietra, serviva una grande quantità di metallo. I blocchi venivano uniti con grappe di ferro e il peso complessivo del ferro impiegato è stimato intorno alle 300 tonnellate. Sia la pietra che il metallo erano materiali costosi. Si ritiene che un metro cubo di travertino lavorato costasse quanto circa 100 giornate di salario di un operaio, con una paga giornaliera di circa 4 sesterzi. Il costo arrivava a circa 400 sesterzi per metro cubo. Ora rifacciamo i conti. 100.000 metri cubi moltiplicati per 400 sesterzi danno una cifra di circa 40 milioni di sesterzi. A questa somma bisogna aggiungere i costi di estrazione, trasporto, sollevamento, lavorazione e il prezzo del ferro. Tenendo conto di tutti questi fattori, il costo complessivo della struttura in pietra del Colosseo viene stimato intorno ai 50 milioni di sesterzi. 50 milioni soltanto per muri e arcate. A questo punto il Colosseo dominava già la città, ma all'interno era ancora incompleto, mancavano corridoi, scale e il complesso sistema di circolazione degli spettatori. Tutto questo doveva ancora essere creato. Dopo la costruzione delle pareti esterne, il Colosseo appariva già grandioso, ma dal punto di vista funzionale non era ancora terminato. All'interno era necessario creare un sistema complesso che permettesse a decine di migliaia di spettatori di raggiungere rapidamente i propri posti.
e di lasciare l'anfiteatro con la stessa rapidità al termine degli spettacoli. Si trattava di corridoi, scale, rampe e volte distribuiti su più livelli. Per queste strutture vennero usati materiali meno costosi rispetto alle pareti esterne, soprattutto tufo, una pietra vulcanica morbida, e calcestruzzo romano. Il tufo era facile da lavorare e costava molto meno del travertino, ma il volume dei lavori era immenso. Ogni passaggio e ogni volta richiedevano calcoli precisi. I carichi venivano distribuiti in modo che l'edificio potesse reggere contemporaneamente decine di migliaia di persone. Secondo gli archeologi, il volume totale di calcestruzzo e tufo impiegato nelle strutture interne era di circa 100.000 metri cubi. Il costo di questi lavori viene solitamente stimato intorno ai 20 milioni di sesterzi. Aggiungendo questa cifra a quanto già speso, il budget complessivo della costruzione raggiunge gli 80 milioni e mezzo di sesterzi. A questo punto il Colosseo era pienamente funzionale, poteva accogliere gli spettatori e venire utilizzato per il suo scopo originario. Tuttavia, dal punto di vista visivo, l'edificio non era ancora all'altezza del suo prestigio. Entrava quindi in scena la fase delle finiture. Gran parte dei posti a sedere era rivestita in marmo, l'unica eccezione era rappresentata dall'ultimo livello, dove si trovavano panche di legno. Per il rivestimento venne utilizzato marmo di Carrara, era considerato uno dei materiali più accessibili tra i marmi, ma anche così rimaneva costoso. Non conosciamo la quantità esatta di marmo utilizzata, ma gli studiosi concordano nel ritenere che si trattasse di diverse migliaia di metri cubi. In termini economici, questo corrispondeva a circa 3 milioni di sesterzi. A questa cifra si aggiungevano le finiture degli ambienti interni. I corridoi venivano coperti con intonaco e decorazioni pittoriche. All'interno erano presenti fontane e in tutto l'edificio correva una rete idrica con tubazioni in piombo. Un'altra voce di spesa importante era rappresentata dalle sculture. Nelle arcate dei piani superiori si trovavano decine di statue a grandezza naturale, mentre sopra gli ingressi c'erano complessi decorativi. Anche con stime prudenti, decorazioni e finiture aggiungevano altri 2 milioni e mezzo di sesterzi. Ora possiamo sommare anche queste spese. Siamo arrivati all'ultima cifra, ottenuta attraverso calcoli prudenti. Ma resta ancora un ultimo passaggio, il totale finale. Se mettiamo insieme tutte le fasi della costruzione, dai lavori di terra fino ai rivestimenti in marmo, otteniamo una cifra di circa 86 milioni di sesterzi. Si tratta di una stima prudente. Qualsiasi costruzione di questa scala comporta inevitabilmente costi aggiuntivi. Modifiche, ritardi e spese organizzative raramente compaiono nelle valutazioni. Per questo la maggior parte degli studiosi preferisce arrotondare il totale. Di conseguenza, il costo della costruzione del Colosseo viene generalmente stimato intorno ai 100 milioni di sesterzi. Per il suo tempo era una somma colossale. Un lavoratore comune guadagnava circa 1.000 sesterzi all'anno. Il Colosseo costava quanto 100.000 redditi annuali di lavoratori ordinari. Se proviamo a tradurre questa cifra in denaro moderno, basandoci sul potere d'acquisto, entra inevitabilmente in gioco un certo grado di approssimazione. Nel I secolo d.C. un sesterzio corrispondeva più o meno al prezzo di alcune pagnotte di pane o di una coppa di vino. Seguendo questa proporzione, 100 milioni di sesterzi equivalgono a circa 2 miliardi di dollari moderni. Tuttavia la questione non finisce qui. Quando proviamo a immaginare quanto costerebbe costruire oggi il Colosseo, emerge una nuova difficoltà. L'edilizia moderna funziona in modo diverso, i materiali sono diversi, la logistica è diversa e soprattutto è completamente diverso il costo del lavoro. Per questo motivo le stime divergono inevitabilmente. Alcuni specialisti ritengono che una copia esatta del Colosseo potrebbe essere realizzata con una spesa relativamente contenuta. L'edificio non presenta sistemi ingegneristici particolarmente complessi e la sua architettura è in larga parte ripetitiva. Secondo questi calcoli, il progetto potrebbe rientrare attorno ai 150 milioni di dollari. Altre valutazioni però sono molto più prudenti. Gli ingegneri richiamano l'attenzione innanzitutto sui volumi. Solo le fondamenta richiederebbero centinaia di migliaia di metri cubi di calcestruzzo. Anche usando normali prezzi di mercato attuali, questo significherebbe già centinaia di milioni di dollari. Se poi si considerano gradinate, pareti esterne, mezzi tecnici, migliaia di operai e la gestione complessiva del progetto, la cifra finale si avvicina facilmente a 1 miliardo di dollari. Quale di queste stime
è più vicina alla realtà? È impossibile dirlo con certezza. La differenza tra le valutazioni sottolinea soltanto l'aspetto più importante. Alla domanda sul costo del Colosseo non esiste una sola risposta definitiva. Anche se costruissimo davvero una sua copia, otterremmo soltanto una cifra concreta, dipendente dal tempo, dal luogo e dalle condizioni del cantiere. Tutti i numeri citati qui sono approssimativi. Sono stime, ricostruzioni basate su ipotesi. Ma proprio questo calcolo ha valore, perché ci permette di capire meglio quali risorse, quali sforzi e quale organizzazione fossero necessari per creare opere che, dopo 2000 anni, continuiamo ancora a definire grandiose. A presto!